io se per caso si uniscono poi le inserite in corso d'opera. E allora possiamo partire. Noi abbiamo fatto un primo incontro molto denso, dedicato a un argomento che, come avete visto, non è facile che venga trattato all'interno dei contesti in cui siamo abituati a muoverci. Siamo abituati a muoverci in contesti in cui questo argomento è ancora un po' un tabù, cioè fuori dalle cerchie iniziatiche o da alcuni gruppi che hanno più dimestichezza con l'ombra, con l'oscurità. Quel grande tema che abbiamo visto la volta scorsa della segregazione delle nostre parti animali, pulsionali, di tutto questo insieme di istinti che gioca un po' contro la regola del sistema sociale. L'abbiamo trattato da un punto di vista sia psicologico che da altri punti di vista, anche un po' energetico, e in parte è un po' la riscrittura quasi mitologica di una storia e quindi di una serie di eventi che creano poi questo movimento nel corso del tempo, che ci ha portato a riflettere sulla parte oscura, cioè sulla nostra ombra. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo concluso l'incontro accennando alla possibilità di vedere ancora un senso nella contemporaneità di trattare con queste energie, perché è una sorta di equivalente del vecchio lavoro alchemico sulla Nigredo, rivisitato poi in chiave psicoanalitica come lavoro sulla propria ombra, cioè l'integrazione della propria ombra. Il concetto di ombra è stato in fondo un po' uno dei focus centrali del nostro precedente incontro. Quest'oggi ci spostiamo in altri territori, ci spostiamo in territori in cui è la luce la protagonista, e la mistica della luce. Io, se ricordate, sono partito dall'archetipo della notte e vi ho spiegato che l'archetipo della luce sorge già in antitesi con l'archetipo della notte, cosa che invece non accade al contrario, cioè non è un movimento transitivo questo. Ecco, è entrata anche Maria Giacomotti, che saluto. E quindi, così come l'altra volta siamo partiti da questo archetipo della notte e abbiamo visto qualcosa del rapporto con la nostra parte più profonda, in fondo anche più rappresentativa. Non è sbagliato dire questo se pensate a quanto forti siano, magari non presenti così alla luce della coscienza, ma quanto forti siano da sotto quelle spinte pulsionali, che sono quelle della fagocitazione, della penetrazione, della sessualità, del rapporto col cibo, del penetrare ed essere penetrati dalla vita, dalle esperienze, eccetera. Tutto invece diventa più rarefatto quando incontriamo l'archetipo della luce. Le caratteristiche dell'archetipo della luce sono innanzitutto quelle di alleggerire ciò che l'ombra o le tenebre avevano addensato e intensificato. Quindi una delle parole chiave con cui dobbiamo iniziare il nostro discorso è la rarefazione. La rarefazione fa il pari con l'alleggerimento, e se mettiamo insieme questi due concetti, se affianchiamo i concetti di alleggerimento e di rarefazione, arriviamo già a una dimensione di ascesi, perché ciò che è leggero e rarefatto tende a salire, mentre ciò che è denso, ciò che è addensato e coagulato nell'unità di queste tenebre, tende a fare il movimento della profondità, cioè la discesa. Quindi noi oggi ci occupiamo del movimento opposto, il movimento ascetico. E il movimento ascetico è il grande protagonista di ogni forma di mistica, di ogni forma anche di misticismo, se vogliamo usare la differenza tra mistica e misticismo, nel senso in cui lo usa la religione cristiana, per esempio, che chiama la propria mistica e chiama le altrui misticismi, giusto perché
devono puntualizzare, ma sempre di movimenti ascetici stiamo parlando, cioè il movimento del salire verso l'alto. Questa tentazione, questa tendenza è molto più frequente nelle nostre coscienze rispetto alla tentazione opposta. Il nostro non è un istinto a scendere, il nostro istinto ci porta a salire perché abbiamo imparato attraverso una lunga trama di una storia millenaria, plurimillenaria, abbiamo imparato a diffidare un po' della terra, della materia, per discorsi che sono venuti fuori nel nostro incontro precedente, quando abbiamo poi portato il grande tema della magia alla sua distinzione, alla sua divaricazione rispetto alle sorti della mistica. Ribadiamo un attimo questo punto della biforcazione, no? Cioè della separazione tra questi due ambiti, perché questo è un punto importante. Non lo possiamo collocare né nello spazio né in un tempo preciso, ovviamente. Possiamo però ricordarci che è esistito un periodo in cui chi continuava a maneggiare le forze e le potenze della natura è stato visto con sospetto perché nel maneggiare le forze della natura, che includono tanto la luce quanto l'ombra, cioè sono dei chiaroscuri, chi maneggiava, dicevo, le forze della natura è stato visto con sospetto perché traffica con la potenza, cioè con quello che poi più tardi, per esempio, grazie a Nietzsche, troveremo sotto l'etichetta di volontà di potenza, un'altra grande tentazione dell'essere umano. Ma di solito avere a che fare con la potenza è un po' come avere a che fare con il potere. Le due parole sono affini. E se ci pensate, noi siamo stati educati da tempo, ormai da lunghissimo tempo, ad avere una sorta di conflitto nei confronti di chi detiene il potere. A meno che non sia uno di noi a trovarsi nella posizione di colui che detiene il potere, e comunque queste sono stratificazioni gerarchicizzate, quindi c'è sempre qualcuno al di sopra. Il tema del potere è un tema che subiamo particolarmente, su cui abbiamo una grande sensibilità e suscettibilità, perché per una serie di esperienze abbiamo imparato che di solito chi detiene il potere non fa i nostri, diciamo così, ci può giocare contro, non fa i nostri interessi. Ma da un altro punto di vista, questa gerarchia che va verso l'alto spesso ha a che fare proprio con l'influenza sul mondo della materia. In particolar modo il denaro è uno degli strumenti, l'accumulo del denaro, il suo utilizzo è uno degli strumenti di chi detiene il potere, ma poi è un potere spesso quello della manipolazione, l'informazione è un potere, per esempio. E abbiamo imparato a diffidare perché è passata una cultura che ha, e qui arriviamo al tema della biforcazione, che ha promosso un'idea di spiritualità che rinunci, che includa la rinuncia alla materia. Vi ricordate quando Gesù caccia i mercanti dal Tempio, no? Con questa immagine, con questa metafora dell'espulsione dei mercanti dal Tempio, si scinde la via dello spirito dalla via della terra e della materia. E si promuove implicitamente l'idea che il lato materiale sia difettoso rispetto al lato spirituale, così come i corpi sono in difetto rispetto allo spirito. E la mistica diventa una mistica della rinuncia, del distacco, diventa una mistica ascetica nel senso del prendere le distanze. Si deve alleggerire innanzitutto di quella zavorra che è la materia stessa.
Questo arriva a includere la corporeità e quindi anche il tema delle tentazioni e poi il tema delle pulsioni corporee, su cui si cerca di esercitare un controllo che ponga dei limiti sempre più stretti a ciò che viene fatto entrare e uscire dal proprio corpo. Astinenze, continenze, castità. L'idea è che questo purifichi e che la purificazione inneschi un movimento proprio di alleggerimento e salita. Qui le sorti della mistica e quelle della magia, ma anche dell'alchimia, per esempio, si separano. E la mistica viene inclusa, nella maggior parte dei casi, all'interno delle istituzioni religiose e dei percorsi spirituali accettati formalmente dai governi, mentre il resto va perseguitato e possibilmente cancellato. Noi la volta scorsa, parlando dei demoni, abbiamo visto che è ineliminabile quell'energia che abbiamo imparato a reprimere o a contenere, anche a vantaggio del rapporto con una società civilizzata. Ma di ineliminabile quell'energia che abbiamo compresso ha soprattutto un aspetto, che è l'ineliminabile conflitto tra le esigenze della comunità o gruppo e le esigenze o volontà dell'individuo o del singolo. E questo tema ce lo stiamo trascinando ancora apertamente dietro anche nell'Occidente del 2020. Lo vedete chiaramente, qualunque sia l'aspetto di cronaca su cui potete porre la vostra attenzione in questo momento, noterete che ciò che l'individuo rivendica di per sé, ciò che un qualunque soggetto rivendica di per sé, spesso entra in conflitto proprio con le esigenze del gruppo o della comunità. Allora la gerarchia si sposta verso l'alto e seguendo esattamente il movimento dello sviluppo della coscienza, che guarda non più solo a questo mondo e a questa terra, ma comincia sempre più a guardare all'alto dei cieli, dove viene posto il nuovo orizzonte della sorgente della divinità. Gli dei che anticamente erano impastati alle cose, gli dei che anticamente erano i fenomeni della natura o erano le cause dei fenomeni della natura, diventano via via più astratti, fino ad arrivare a un unico Dio, che è il destino di tutto ciò che assume una forma piramidale, no? Gerarchica, è quella di arrivare poi a un vertice, al farsi a forma di punta di questa piramide e di porre lì in alto proprio quell'ente astratto, eccetera, eccetera, inconoscibile, che però ci giudica, ci conosce, e questo crea poi una serie di conflitti. I greci, per esempio, che avevano un mondo divino che diciamo proiettava al di sopra di noi i caratteri umani, ci hanno ancora insegnato che nel corso dello sviluppo verticale, scusate, troviamo ancora, dicevo, dei caratteri che riflettono l'essere umano. Ci insegnavano i greci che il rapporto poteva essere quello di amore e odio, no? Con questi dei, ricambiato. Mentre con le religioni monoteiste abbiamo l'amore per Dio e l'amore di Dio però che entra in conflitto con il tema della conoscenza. Come puoi amare ciò che non è conoscibile per definizione? Visto che l'amore poggia, o comunque se non poggia si intreccia all'idea di conoscenza.
ami conoscendo, cioè conoscendo qualcosa inneschi quel movimento che si amplifica poi nell'amore, eccetera. Allora, con un Dio così distante dalle cose, sovrannaturale si dice, cioè al di sopra delle cose, distaccato, astratto, che assume su di sé tutta la potenza, onnipotente, onnipresente, onnisciente, uno, assoluto, sciolto da qualunque dipendenza. Ciò da cui tutto dipende, ma che a sua volta non dipende da nulla. Bene, con un Dio siffatto, il problema che si pone è come faccio ad avere un rapporto? Io che sono qui, piccolo, incarnato, con tutte le frustrazioni e le pulsioni che posso trovarmi dentro, come faccio ad aspirare a siffatta potenza? Mi siete riusciti a seguire fino a qui? Questo è un tema centrale nella mistica. Come fa il mistico a coltivare un rapporto con una sorgente divina che ha le caratteristiche che abbiamo descritto, cioè della inaccessibilità? Ci vogliono dei tramiti. E nelle culture antiche, sorte in particolar modo in Medio Oriente, la cultura ebraica, poi la cultura cristiana, poi la cultura dell'Islam. Questi tramiti sono gli angeli. Angelos, termine greco che significa messaggero. Fanno cioè da spola o tramite tra l'inaccessibilità del mondo divino e la limitatezza del mondo umano, tra l'estremo spirito e l'estrema corporeità della materia. Sono diciamo i movimenti archetipali che consentono la comunicazione e il passaggio tra questi due piani. Come un ascensore o una scala che consente di passare da un piano a un altro, altrimenti non si può fare. E questi angeli verranno definiti come le potenze. A proposito di potere, come le potenze della divinità. Le espressioni variegate, le varie sfaccettature che incarnano diverse virtù, no? Di quel assoluto. L'unica possibilità quindi che noi abbiamo per approcciare l'assoluto è entrare in contatto con le sue potenze, che sono i mediatori. Come capite, questo ci riporta un po' a quell'operazione alchemica che nello sforzo di interiorizzazione era atta a suscitare un mondo intermedio tra il microcosmo e il macrocosmo. E questo, Anna intanto mi chiede se anche i santi fanno da tramite, e in tutt'altro modo che magari verrà un po' chiarito nel corso di questo incontro, anche se non è oggetto del nostro incontro di oggi, però è possibile che ai santi venga attribuito un ruolo, ma è molto più legato alla cultura che l'uomo ha all'interno di una comunità, piuttosto che non al ruolo invece mistico del viaggio del singolo, che poggia più saldamente sull'archetipo dell'angelo, mentre i santi sono all'interno di una funzione comunitaria. Vi dicevo che l'alchimia e poi l'ermetismo si è posto il problema della comunicazione tra il microcosmo e il macrocosmo. E la stessa alchimia spirituale, l'alchimia spirituale, è impegnata nel tentativo di suscitare un mondo di mezzo, cioè un mondo
intermedi, un mesocosmo che consenta la comunicazione tra il micro e il macrocosmo. E questo mondo di mezzo avrà un nome a un certo punto, verrà chiamato mundus imaginalis. Ve lo scrivo a scanso di equivoci. Il mundus imaginalis o mondo immaginale è proprio quel tramite, quel mondo di mezzo tra la soggettività pura, che è interna alla psiche di un soggetto, e questo grande regno degli archetipi. E questo mundus imaginalis è tradizionalmente il mondo popolato, diciamo così, dagli angeli, cioè dai messaggeri. Per esempio, alcuni di voi hanno partecipato a un altro seminario che avevo tenuto sulle costanti archetipali nei riti, il cui primo incontro partiva dall'idea del tempio e dello spazio sacro. Partendo da lì era venuta fuori una considerazione molto interessante che partiva dalla cultura mistica dell'Islam sulla creazione di 7 templi, ciascuno dedicato a un pianeta. Questi 7 templi avevano al loro interno uno spazio dedicato all'adorazione o alla invocazione dell'angelo di quel pianeta. Ecco, qui arriviamo a un esempio concreto e molto importante, che è proprio quello di vedere nei pianeti, cioè nei corpi celesti o negli astri, non dei corpi celesti, ma delle sovracoscienze, delle intelligenze o potenze, la cui manifestazione fisica è il pianeta. Ma il pianeta è solo la manifestazione fisica percepibile di una intelligenza, che è l'angelo di quel pianeta. Per pianeti, gli antichi includevano anche all'interno dei pianeti il Sole e la Luna, che sappiamo non esserlo, però gli astri. Quindi, quando noi ci rapportiamo anche in meditazione a quel pensiero che sale verso l'alto, verso il Deus innominatus delle religioni monoteiste, e che con arditezza, pur salendo, sa di non riuscire o non poter mai raggiungere il vertice, il modo in cui noi possiamo conoscere il trascendente, il cosiddetto trascendente, coincide con il modo in cui il trascendente decide di farsi conoscere. Non siamo solo noi i cacciatori attraverso l'ascesi dell'invisibile, ma in questo discorso anche l'invisibile viene a stanare noi e ha negli angeli proprio questa possibilità, che io spero che riusciate a cogliere, di andare in 2 direzioni. Mentre noi saliamo, apriamo lo spazio affinché qualcosa scenda in noi. E l'esperienza mistica è il punto d'incontro tra queste 2 istanze, la volontà di un individuo di salire e la volontà di un angelo di scendere. Di scendere, ovviamente inteso sempre per incontrare l'uomo attraverso questa mediazione. Ho usato più volte l'espressione intelligenze, perché di questo si tratta. Noi in queste mediazioni, che sono gli angeli, dobbiamo capire che tutto il mondo antico ha posto a tutti gli effetti delle entità indipendenti dall'uomo, dotate di intelligenza. Ora, l'angelo sta al suo tempio esattamente come l'anima dell'uomo sta al suo corpo. C'è questa equazione. L'angelo sta al tempio come l'anima umana sta al corpo. Cioè l'angelo abita
il suo tempio. E come vi dicevo prima, nel mondo della mistica monoteista, chi sono o quali sono i templi fisici degli angeli? Sono i pianeti. I pianeti sono quindi il corpo delle intelligenze angeliche. Ogni pianeta è un corpo di un angelo. Quindi, occhio, non è che il pianeta è l'effigie dell'angelo, è il luogo. Non è il corpo inteso come l'identità corporea, è il tempio. E in molte di queste culture antiche l'angelo è una forma umana glorificata, cioè è come fosse l'archetipo dell'essere umano reso perfetto. Memori di un passaggio nella cosmogonia dell'Antico Testamento in cui si insegna che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza del divino, si include nell'umano, può sembrarci strano alla luce di quello che stiamo vivendo da parecchio tempo, è inclusa, dicevo, nell'essere umano una matrice di perfettibilità. Ci si può sempre perfezionare, ma mai diventare perfetti. E in questo percorso di perfettibilità, il senso di questa perfettibilità è avere un modello. E il modello di perfezione è l'angelo. L'angelo, quindi, ripeto in un altro modo, è l'archetipo del compiuto perfezionamento dell'uomo. Ditemi se siete riusciti a seguirmi fino a qui. Ok, vedo qualcuno annuire. Tu, Manuela, anche? Sì? Benissimo. Perché andiamo ovviamente verso un discorso che si fa un po' astratto. La natura degli angeli è comunque sottile e incorporea, cioè energia o luce, è la materia, diciamo così, di cui sono composti gli angeli. Queste intelligenze sono sottili e incorporee. E ora capiamo bene questo. Vi ricordate il discorso sui demoni intesi come ombra? Spiega il motivo per cui siamo partiti dai demoni. La nostra ombra è l'antico, quella con la maiuscola di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. In fondo è un'origine, ma è un'origine, una matrice animale, magmatica, incandescente, per niente innocua, che abbiamo dovuto contenere e che ancora oggi fatichiamo a volte a contenere. Il nostro lavoro consiste innanzitutto nell'integrazione della nostra ombra. Ok? Ora, se avete capito il concetto di glorificazione dell'uomo che diventa l'angelo in virtù di questo archetipo della perfezione, che è, come vi dicevo, appunto, una forma umana glorificata, quella dell'angelo. Allora, se questo vi è chiaro, vi deve essere chiaro anche questa grande conseguenza, che è il vero cardine di tutto il discorso. Così come i demoni sono l'ombra dell'uomo, gli uomini sono l'ombra degli angeli. Cercate di capire che in questo modo noi siamo posti in una sorta di anello di congiunzione tra il corporeo e l'incorporeo. Come i demoni sono la nostra ombra, noi siamo l'ombra
degli angeli. In un certo senso, se noi riuscissimo a integrare la nostra ombra, cioè a fare un buon lavoro sui nostri demoni, agevoleremmo il compito di integrazione dell'ombra da parte degli angeli. Questo aiuterebbe il percorso ascetico del mistico a essere favorito dalla discesa dell'angelo che viene incontro all'uomo. Come noi con i nostri demoni andremo incontro alla nostra ombra. Quindi in un'ottica di continuità non conviene mai tirare delle righe nette che ci distacchino dalle nostre potenze, pulsioni più oscure, perché questo si rifletterebbe in una linea netta o distacco che l'angelo potrebbe compiere nei confronti della propria ombra, cioè nei nostri confronti. Non so se siete riusciti a seguirmi, spero di sì, ok? Datemi un cenno. Bene. Questo è il punto nodale del nostro discorso. Condurre quindi un'esistenza, come hanno fatto i grandi mistici, un'esistenza angelomorfa, vuol dire conformare il proprio carattere alle virtù rappresentate da ogni angelo. Gli angeli dei pianeti hanno le virtù dei pianeti. Per esempio, i 72 angeli della tradizione occidentale rappresentano sezioni di 5 gradi dello zodiaco. Ciascuno quindi di questi è sotto l'influenza di un segno zodiacale, non solo un pianeta. E mettendo insieme gli ingredienti del linguaggio astrologico, cioè l'interpretazione dei pianeti alla luce dei loro miti e l'energia dei segni zodiacali alla luce dei timbri, dei caratteri che esprimono, noi ne ricaviamo un'idea che non è affatto quella di angeli intesi come angioletti belli, buoni, cari, i putti, no? Sorridenti, innocui. No. Questa idea dell'angelo inteso come innocente, innocuo, buono e caro, scusate se uso termini volutamente banali, è un'idea stupida, perché non tiene conto del modo in cui in tutte le culture del monotheos, dell'unico Dio, gli angeli sono stati rappresentati. Si chiamano schiere angeliche e rappresentano un esercito. Sono le forze militari del divino. E le virtù che essi rappresentano sono le virtù del Sole, di Marte, di Venere, di Saturno, di Giove, e molte di queste sono tutt'altro che tranquille. Quindi togliamoci dalla testa subito l'idea che un lavoro sui demoni sia un lavoro sul male e un lavoro sugli angeli sia un lavoro sul bene, soprattutto dove male e bene vengono interpretati in termini morali. Gli angeli sono le schiere, quindi l'esercito. Le virtù che rappresentano sono delle qualità morali, sono degli aspetti caratteriali. Ciascuno di noi ne incarna alcune già per temperamento o per indole. Altri di questi aspetti possono essere conquistati e incarnati attraverso un processo, che è un processo di crescita, è un processo di acquisizione delle virtù. Mi sono spiegato? La dottrina di una parentela misteriosa tra le anime e gli astri è un archetipo.
lo troviamo in ogni angolo del mondo, in tutte le culture. Ed è legata alla concezione aristotelica di, se vogliamo rimanere in Occidente, in Oriente ha un altro nome, dell'etere, che in India chiamano prana, in Cina chiamano chi e in Giappone chiamano ki, e che assume poi anche altri nomi nel corso del tempo a seconda delle culture. Questo etere, prana, chi, chi, non è un simbolo, non è un'idea, è una sostanza di cui si può fare esperienza ed è l'energia vitale che possiamo chiamare sottile. L'energia sottile è la mediatrice tra soma e psiche per quello che riguarda l'individuo. Ecco come molte terapie antiche si sono basate su questa. Pensate all'agopuntura. Ok? Le trasformazioni alchemiche della materia che dal piombo arriva a essere poi oro potabile, le trasformazioni delle varie fasi alchemiche da che cosa sono garantite? Cioè, qual è il principio, qual è la sostanza che consente alla materia di cambiare di stato? Ancora una volta è l'energia sottile, che in alchimia si chiama mercurio filosofico. Questa energia sottile svolge qui nel piano materiale la stessa funzione di mediazione che abbiamo attribuito agli angeli nei rapporti tra il mondo della materia e il mondo dello spirito o mondo divino. Ovviamente noi abbiamo bisogno qui di riflettere, al di là delle informazioni che vi ho dato, che spero vi siano comunque chiare, riflettere su questo doppio passaggio. I demoni come ombra dell'uomo, noi come ombra dell'angelo e la nostra possibilità di percorrere gli anelli di questa catena, sia verso l'alto, sia verso il basso. Senza però per forza cadere nella concezione di una redenzione obbligatoria, che è un tema religioso molto forte, su cui poggia ogni escatologia, che dice alla fine dei tempi, no, ci sarà la resa dei conti o giudizio universale e tutti quelli che hanno fatto certe scelte si riuniranno in un luogo, quelli che hanno fatto altre scelte saranno esclusi dalla riunione, dall'assemblea. No? L'uomo occidentale ormai da molte generazioni si è impegnato per rinchiudersi e rafforzare il più possibile l'esperienza di questo mondo finito, l'esperienza materiale. Però, nonostante abbia impiegato millenni per studiare e rafforzare il rapporto con questo mondo, con questa natura, si è sentito poi solo. Si è sentito gettato in un'esistenza assurda, di cui non sa nulla, che suscita in noi domande, che non offre però risposte, almeno non alla luce del metodo che l'uomo ha scelto per indagare questa realtà. E sembra che nel corso dei millenni la nostra volontà sia stata quella di assicurarci di vivere al piano terra, di assicurarci di vivere al meglio sul piano terra, a tal punto da ignorare o addirittura negare sistematicamente l'esistenza di altri piani, i piani superiori, l'invisibile. E la religione postula l'esistenza di questi piani già di per sé e ne fa un credo. Cioè nella religione si ha fede nell'esistenza di questi piani. E quindi noi siamo abituati ormai a un conflitto. Credi o non credi in questa storia?
Se ci credi, qualunque sia la modalità del tuo credere, sappi che è solo un credo. Se non ci credi avrai altre cose di cui occuparti, tanto il mondo avrà sempre un modo di tenerti impegnato. Ma noi ormai sappiamo anche che consideriamo inammissibile la possibilità gnostica di una rivelazione. La scienza è agnostica. La scienza è agnostica nel senso che ammette di non avere metodi o strumenti per accertare che una rivelazione sia possibile, che esistano intelligenze al di fuori del nostro piano di esistenza, che esista un Dio, che dopo la morte ci sia una cosa o un'altra. È fuori dalla scienza questo. La posizione scientifica è agnostica. La posizione di cui stiamo parlando noi invece presuppone un'agnosi, cioè una rivelazione. E come si fa ad avere una rivelazione? Si deve avere un contatto, si deve aprire un canale con una o più intelligenze invisibili, indipendenti dall'uomo, che rivelino qualcosa dell'uomo all'uomo, che rivelino qualcosa di noi a noi, per uno scopo che è sempre lo stesso: dotare di senso l'assurdità di questa esistenza. Cercare un fottuto significato del nostro nascere, vivere e morire. Dotare di senso la minuscola luminescenza o bagliore che è la nostra vita terrena. Quella pallida manciata di decenni che ci tiene qui, facendoci magari sentire importanti, utili, eccetera, quando dimenandoci per 70, 80, 90 anni sulla crosta terrestre non siamo dissimili da qualunque batterio. È chiaramente questo il grande tema, e questo è uno dei moventi della gnosi, quello di riuscire a entrare in contatto con intelligenze che stiano sopra, e per sopra qui non si intende tanto un luogo spaziale, quanto un tema gerarchico, qualcosa che sia più vicino alla sorgente della vita, quella sorgente da cui il mistero della vita scaturisce e si muove continuamente con gas, polveri varie, elementi, metalli, eccetera, che a seconda delle aggregazioni, a seconda dei movimenti, creano e compongono galassie e sistemi solari e movimenti strani ed energie incredibili, fino a formare le forme di vita, dalle più elementari alle più complesse, tra le quali ci siamo anche noi. È chiaro che il principio del trascendente è qualcosa a cui si può fare ricorso solo in due modi: o mediante una fede, oppure se più o meno disgraziatamente o graziatamente qualcuno ne fa esperienza. Esperienze defondanti, profondissime, destinate a cambiare il corso di una vita. Spesso esperienze anche pericolose, nel senso che mettono a rischio l'equilibrio della psiche. Il fatto spirituale è stato spiegato sociologicamente, è stato spiegato psicanaliticamente, è stato spiegato pur di razionalizzarlo. E ogni razionalizzazione delle avventure dello spirito che noi guardiamo enigmaticamente per come ci sono state trasmesse dal passato più lontano è un tentativo di rassicurarci rispetto a esperienze
con cui stiamo perdendo sempre più il contatto e la possibilità del contatto. Sono esperienze che non capita quasi più di vivere e che invece andando indietro nel tempo era più facile che capitasse di vivere, no? E noi rimaniamo un po' attoniti e un po' sgomenti a guardare le testimonianze enigmatiche che la storia ci ha lasciato proprio di queste esperienze, o magari del contatto con queste intelligenze. Abbiamo usato persino la psichiatria per spiegare buona parte dei fenomeni che fino a poco fa o in altre culture sarebbero del tutto ascrivibili al mondo spirituale. Il tentativo di razionalizzazione non è una spiegazione migliore. Non è affatto soddisfacente dire che per 10.000, 20.000, 15.000 anni tutti gli uomini del passato avessero solo avuto delle allucinazioni di fenomeni che non sapevano spiegarsi perché non avevano ancora le goccine, il litio o l'exotan per stare tranquilli. Non vale questa spiegazione, se non a tranquillizzare noi. È un po' ingeneroso pensare che l'intera storia abbia vissuto in una specie di sogno collettivo, da cui poi improvvisamente dal 1700 con l'illuminismo e il positivismo nel 1800 ci siamo svegliati noi, proprio noi. Guarda che culo, che strana coincidenza. Prima hanno dormito, hanno sognato, hanno avuto gli incubi, noi ci siamo svegliati, diciamo, poverini, come stavano? Forse ci siamo addormentati, forse erano più svegli, no? In un certo senso, prima di questo addormentamento. Sono una persona razionale, quindi non voglio stare qui a dire che tra i due piatti della bilancia, della razionalità e dell'irrazionale, ci debba essere un vincitore e un vinto. Ci vuole un equilibrio. È necessario che entrambe le parti comunichino ed esistano e abbiano un diritto di cittadinanza. E quel mundus imaginalis che vi dicevo essere il tramite tra il mondo dei sensi e il mondo invece intelligibile, quello che Platone chiamava mondo delle idee, iperuranio, e invece quest'altro mondo, quello su cui viviamo noi. Ecco, questo tramite, detto il mundus imaginalis, è il regno dei corpi sottili. È il regno che tutte le culture spirituali del passato hanno descritto, con nomi diversi, con descrizioni diverse, in cui avviene il miracolo alchemico, in cui avviene uno dei grandi moventi dell'alchimia. Questo mondo di mezzo è la soglia o il limite. Grazie a questa soglia o limite, ciò che è spirituale può assumere un corpo e ciò che è corporeo si può spiritualizzare. Ecco la legge alchemica che viene enunciata nel primo verso della tavola smeraldina di Ermete Trismegisto, III secolo d.C. Ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto. Uno dei moventi, dicevo, dell'alchimia è far sì che la materia si spiritualizzi e che lo spirito si materializzi. La spiritualizzazione della materia, che è chiamata anche volatilizzazione della materia, appartiene alla potenza solvente, latino solve.
mentre la materializzazione del volatile o corporificazione dello spirito appartiene all'arte del coagula, cioè alla potenza di addensare, mentre il solve è la potenza della rarefazione o dello scioglimento. Anche questo vi è chiaro? Sì, ci siete ancora? Ci state dentro? Beh. Questi due movimenti sono parte di un unico movimento, perché è come fosse un cerchio, è come quando l'acqua evapora, diventa vapore acqueo. E poi piove. L'ottica è circolare. Il solve rimanda al coagula, il coagula rimanda al solve. L'anima prende un corpo, il corpo vuole in un certo senso trascendere i limiti della corporeità. Ed ecco presenti in noi entrambe le istanze. Solve et coagula. Questo mondo di mezzo, cioè quello delle energie sottili o dei corpi sottili, è quello in cui sussistono le intelligenze di cui ci hanno parlato tutte le culture dell'antichità. Cioè gli angeli, in quello che può essere il nostro contesto culturale soprattutto. Il problema è che noi, facendo delle scelte di esclusione o di conflitto, abbiamo alimentato, anziché la comunicazione tra questi due piani, il distacco. Abbiamo pensato che siccome la materia ha una forma, lo spirito non debba averla, per contrasto. E abbiamo pensato che siccome della materia si fa esperienza sensoriale, dello spirito non si possa fare esperienza sensoriale, per contrasto. Quindi di contrarietà in contrarietà, la materia ha una sostanza, lo spirito non ha sostanza, fino a dire la materia ha esistenza, lo spirito non esiste. Siamo arrivati gradualmente a questa conclusione, spogliando di contrasto in contrasto lo spirito di tutti i connotati di cui il mondo antico lo aveva dotato, e non dotato a tavolino, con un credo, ma in virtù di esperienze. Esperienze che si fanno con i sensi e con il corpo, ma non sono esperienze a cui siamo più facilmente abituati. Ma esiste un percepire quell'energia, esiste un vedere quel mondo intermedio o quei mondi intermedi, esiste un ascoltare i suoni o le voci di quell'intelligenza, come se fosse un lavoro dei sensi sul sottile. Esiste una vista che non è la vista, esiste un udito che non è l'udito, esiste un tatto che non è il tatto, un olfatto che non è l'olfatto, un gusto che non è il gusto. Sono un'infravista, un infraudito, un infraolfatto, un infratatto e così via. È la possibilità che esiste, fisicamente esiste, di connettersi a queste dimensioni sottili e percepirle facendone esperienza. Come potremmo fare l'esperienza di tenere un oggetto in mano, di guardare un film, di sentire una canzone. Ovvio che a colui o colei
a cui capitino esperienze di questo genere in maniera spontanea, cioè senza magari saperlo ricondurre, né a un percorso, né a un'esperienza particolare, tocchi in sorte, che cosa? Il marchio della psicopatologia. Se ti capita questo, prendi il litio, perché c'è qualcosa che non va, bisogna spegnere quel fenomeno. Così noi ci siamo un po' autocondannati all'esclusione di questa esperienza dal range del possibile. Ora, è ancora possibile? Sì, ma è molto poco probabile che accada. Ora, per esempio, quanto tempo è passato prima che l'uomo cogliesse nella possibilità di rappresentazione la possibilità di introdurre una terza dimensione? Cioè nella bidimensionalità con cui l'arte figurativa, no, ci ha presentato i propri lavori, a un certo punto della storia interviene la prospettiva e si aggiunge una terza dimensione nell'arte figurativa, la profondità. È o non è una rivoluzione? Sì, lo è. Non lo è solo per l'arte, lo è per la coscienza. Voi capite che la possibilità della prospettiva, cioè della profondità nella bidimensionalità della tela o del muro, era sempre stata lì. Giusto? C'è sempre stata una lineetta in più, una cazzo di lineetta in più. È sempre stata lì, ma per millenni non è stata visibile. Ok? Poi è maturata in modo tale da renderla visibile. È successo. Ecco, immaginate che noi è come se avessimo tolto dal nostro sguardo quella prospettiva. È come se non avessimo più, o quasi più, la possibilità di suggerire alla nostra coscienza quello step. Ce lo rendiamo scarsamente possibile e diffidiamo di quel passaggio. Ne abbiamo proprio paura, perché lo associamo alla malattia.